Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi sono qui con la mia collega Angela per parlare di un argomento che riguarda tutti noi nella vita di tutti i giorni. Ciao a tutti, sono Angela e sono felice di essere qui con voi oggi. Esatto, Stefano, parliamo di qualcosa di molto pratico e importante, come gestire il budget familiare e le spese di casa. Un tema che molte famiglie affrontano ogni mese. Sì, esatto. E prima di cominciare, vogliamo fare una domanda a voi che ci seguite. Voi tenete un budget familiare? Scriveteci nei commenti. Siamo curiosi di sapere come organizzate le vostre finanze a casa. Ottima idea! Allora, Stefano, da dove cominciamo? Secondo me, il primo passo per gestire bene i soldi di casa è capire quanto si guadagna ogni mese. Hai ragione, Angela. Bisogna conoscere bene le entrate, cioè i soldi che entrano in casa ogni mese, per esempio lo stipendio o magari altri piccoli guadagni. Solo quando si conosce bene questo numero si può cominciare a pianificare le spese. Esatto. Io, per esempio, ho cominciato a scrivere tutte le entrate su un foglio di carta. Sembra una cosa semplice, ma aiuta tantissimo. Quando vedi i numeri scritti, tutto diventa più chiaro. Sì, scrivere le cose è molto importante. Io invece uso una piccola applicazione sul telefono. Ogni volta che spendo qualcosa lo scrivo subito nell'app, così alla fine del mese so esattamente dove sono andati i miei soldi. Ah, interessante. Anche mio marito ha provato a usare un'app, ma poi si è dimenticato di aggiornarla ogni giorno. Alla fine usavamo solo carta e penna. La cosa importante è trovare il metodo che funziona per te. Assolutamente. Non esiste un metodo perfetto uguale per tutti. L'importante è essere costanti. Parliamo adesso delle spese fisse. Queste sono le spese che paghi ogni mese, sempre nello stesso momento, e che non cambiano molto. Sì, per esempio l'affitto o il mutuo della casa. Quella è di solito la spesa più grande per molte famiglie. Poi ci sono le bollette, la luce, il gas, l'acqua, internet. Queste spese sono abbastanza stabili ogni mese. Esatto. E poi c'è la spesa del supermercato che è un po' diversa perché può cambiare ogni settimana. A volte si spende di più, a volte di meno. Dipende da quello che si compra. Giusto. E qui viene la parte interessante. Come risparmiare al supermercato? Io ho imparato che fare una lista prima di andare a fare la spesa aiuta moltissimo. Se entri al supermercato senza lista, finisci per comprare cose che non ti servono davvero. Ah, questo è un consiglio d'oro. La lista della spesa è fondamentale. Anche io la faccio sempre prima di uscire di casa. Un altro trucco che uso è non andare al supermercato quando hai fame. Quando si ha fame si compra tutto. Hai assolutamente ragione. Questo succede sempre. Si entra per comprare il pane e si esce con il carrello pieno. Una domanda per i nostri ascoltatori. Voi fate sempre la lista della spesa? Scriveteci cosa fate per risparmiare al supermercato. Sì, raccontateci le vostre abitudini. Allora, Angela, parliamo anche di un'altra categoria importante, le spese legate ai figli. Per le famiglie con bambini ci sono molte spese extra ogni mese. Verissimo, i figli portano tanta gioia, ma anche tante spese. La scuola, i libri, lo sport, i vestiti che cambiano ogni stagione perché crescono in fretta. Bisogna mettere da parte dei soldi anche per queste cose. Sì, e poi ci sono le spese improvvise. Per esempio, il bambino si ammala e bisogna andare dal medico oppure si rompe qualcosa in casa. Queste spese non le puoi prevedere, ma puoi prepararti. Esatto, e qui entra in gioco il concetto del fondo di emergenza. Si tratta di una piccola somma di denaro che tieni da parte, separata dagli altri soldi, proprio per le emergenze. Molti esperti dicono che dovresti avere almeno 3 mesi di spese da parte. 3 mesi sembra tanto, soprattutto se lo stipendio non è molto alto. Ma si può cominciare in piccolo. Anche mettere da parte 20 o 30 euro al mese è un buon inizio. L'importante è iniziare subito. Hai ragione,
Anche io ho cominciato con piccole somme. Ho aperto un conto separato solo per i risparmi. In questo modo, quei soldi non li vedo ogni giorno e non li spendo per cose inutili. Ottima strategia. Tenere i risparmi separati è davvero utile. Adesso parliamo di qualcosa che molte persone trascurano, le spese piccole di ogni giorno. Sembra che costino poco, ma alla fine del mese si sommano. Ah sì, il caffè al bar ogni mattina, il pranzo fuori, la bottiglia d'acqua comprata per strada. Queste cose sembrano pochissimo, 1 euro, 2 euro, ma se le sommi per 30 giorni diventano una cifra importante. Esatto, io una volta ho calcolato quanto spendevo in caffè al bar. Andavo al bar ogni mattina prima del lavoro e a volte anche nel pomeriggio. Alla fine del mese avevo speso quasi 50 euro solo in caffè. 50 euro in caffè! È incredibile quando lo scrivi così. Non che il caffè al bar sia un problema, è un piacere della vita italiana, ma sapere quanto si spende ti aiuta a fare scelte più consapevoli. Esattamente, non si tratta di eliminare tutti i piaceri dalla vita, si tratta di scegliere bene. Magari il caffè al bar la mattina sia importante per te, ma puoi portarti il pranzo da casa invece di mangiare al ristorante ogni giorno. Giusto, trovare l'equilibrio è la chiave. E a proposito di equilibrio, parliamo anche delle spese per il divertimento e il tempo libero. Anche queste fanno parte del budget familiare. Sì, e spesso le persone si sentono in colpa per queste spese, ma avere del tempo per divertirsi è importante per il benessere della famiglia. L'importante è pianificare anche queste spese e non superare il budget. Esatto. Per esempio, nella mia famiglia abbiamo deciso di mettere da parte una piccola somma ogni mese per le vacanze estive. Ogni anno andiamo al mare per una settimana. Non è un viaggio lussuoso, ma ci divertiamo tantissimo. Bella idea. Pianificare le vacanze con anticipo permette anche di trovare prezzi migliori. Se aspetti l'ultimo momento, spendi di più, ma se prenoti con qualche mese di anticipo, puoi risparmiare parecchio. Verissimo. Questo vale anche per altre spese grandi, come comprare un nuovo elettrodomestico o fare lavori in casa. Se pianifichi prima, puoi risparmiare dei soldi nel tempo e non ti trovi mai in difficoltà. Parliamo adesso di qualcosa che succede spesso nelle famiglie, i disaccordi sul denaro. Molte coppie litigano per i soldi. Come si può gestire questa situazione in modo sereno? È un argomento delicato, ma molto importante. Nella mia esperienza, la cosa più importante è parlare apertamente dei soldi con il proprio partner. Non tenere segreti, non nascondere le spese. Bisogna essere onesti e trasparenti. Hai ragione. E poi è utile fare delle riunioni regolari, magari una volta al mese, per guardare insieme il budget. In questo modo entrambi i partner sanno sempre come stanno le finanze di casa. Sì, esatto. Nella mia famiglia, io e mio marito ci sediamo insieme ogni primo del mese con un caffè e guardiamo le spese del mese precedente e pianifichiamo quello successivo. È diventato quasi un rituale piacevole. Che bella abitudine! Anche i piccoli rituali aiutano a rendere la gestione del denaro meno stressante. E una domanda per voi ascoltatori. Come gestite i soldi con il vostro partner o nella vostra famiglia? Scriveteci, vogliamo sapere. Sì, ogni famiglia è diversa e ci piace sentire le vostre storie. Allora, Stefano, parliamo di qualcosa di pratico, le categorie del budget. Come si divide il budget familiare in modo semplice? Ottima domanda. Una suddivisione classica e semplice. È questa: prima si separano le spese fisse, quelle che sai già che pagherai ogni mese. Poi ci sono le spese variabili, come la spesa al supermercato o la benzina. E infine una parte dei soldi va messa da parte come risparmio. Alcune persone usano la regola del 50, 30, 20. 50% dei soldi va per i bisogni essenziali, 30% per i desideri e il divertimento e 20% va risparmiato. È una regola semplice, ma funziona bene. Sì, è una regola molto popolare.
Ovviamente dipende dalla situazione di ogni famiglia. Se l'affitto è molto alto, magari non riesci a mettere da parte il 20%, ma puoi adattare le percentuali alla tua situazione. Esattamente. La cosa importante è avere un piano. Anche un piano semplice è meglio di nessun piano. Quando non pianifichi, i soldi spariscono senza che tu sappia dove sono andati. E questo è frustrante. Arrivi alla fine del mese e pensi, dove sono finiti tutti i miei soldi? Con un budget, almeno sai sempre dove stai andando e puoi fare scelte migliori. Parliamo anche di un altro aspetto importante, i debiti. Molte famiglie hanno dei debiti, per esempio il mutuo della casa o il prestito per comprare la macchina. Come si gestiscono i debiti nel budget? E i debiti vanno sempre inclusi nel budget come spese fisse. Se hai un mutuo, quella è una spesa che paghi ogni mese, senza eccezioni. La cosa importante è non accumulare troppi debiti e non spendere più di quello che guadagni. Hai ragione. I debiti sono pericolosi quando diventano troppi. Se hai molti debiti, la priorità dovrebbe essere pagarli prima di spendere per cose non necessarie. Alcune persone prima pagano i debiti con l'interesse più alto, perché così risparmiano di più nel lungo periodo. È una strategia intelligente. E poi, una volta pagato un debito, quei soldi si possono usare per pagare un altro debito o per risparmiare di più. È come una piccola vittoria ogni volta che chiudi un debito. Esatto, e celebrare queste piccole vittorie è importante. Gestire il denaro può sembrare difficile, ma ogni volta che raggiungi un obiettivo, anche piccolo, è motivo di grande soddisfazione. Assolutamente. E questo ci porta a un'altra idea importante, avere degli obiettivi finanziari chiari. Non solo evitare i debiti, ma anche avere delle mete positive da raggiungere. Per esempio, risparmiare per un viaggio o per i figli. Gli obiettivi danno motivazione. Se sai che stai risparmiando per qualcosa di specifico, è più facile resistere alla tentazione di spendere. Per esempio, se stai risparmiando per comprare una nuova lavatrice, è più facile dire no a una spesa inutile. E poi c'è la soddisfazione di raggiungere quell'obiettivo. Quando finalmente compri quella cosa per cui hai risparmiato, la gioia è doppia perché sai quanto hai lavorato per arrivarci. Verissimo. Ok, stiamo quasi arrivando alla fine del nostro episodio di oggi. Prima di salutarci, vogliamo condividere qualche consiglio finale semplice e pratico per tutti voi. Sì, cominciamo con il primo consiglio. Tieni traccia di tutte le spese, anche le più piccole. Usa un quaderno, un foglio o un'app. L'importante è scrivere tutto e farlo ogni giorno. Secondo consiglio, distingui sempre tra quello che ti serve davvero e quello che vuoi solo per un momento. Prima di comprare qualcosa, chiediti: ne ho davvero bisogno adesso? Oppure posso aspettare? Terzo consiglio, parla sempre apertamente di soldi con la tua famiglia o con il tuo partner. Il denaro non deve essere un argomento tabù in casa. Più si parla, meno ci si litiga. Quarto consiglio: metti sempre da parte qualcosa, anche se è una piccola somma. Anche 10 euro al mese sono meglio di niente. Con il tempo, quei piccoli risparmi diventano una somma importante. E quinto consiglio, non essere troppo duro con te stesso quando fai un errore. Tutti sbagliano, tutti spendono, a volte troppo. L'importante è imparare dall'errore e andare avanti con più consapevolezza. Perfetti consigli, Stefano. E adesso, prima di salutarci, vogliamo fare l'ultima domanda di oggi a tutti voi. Qual è il vostro consiglio numero 1 per risparmiare soldi ogni mese? Scrivetelo nei commenti, vogliamo assolutamente leggerlo. Sì, i vostri commenti ci aiutano a migliorare e ci danno sempre nuove idee per i prossimi episodi. E se avete trovato utile questo episodio, vi chiediamo di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale Bravocast Italiano. Grazie mille a tutti per aver ascoltato oggi. È stato un piacere parlare con voi di questo argomento così importante per la vita di tutti i giorni. Spero che abbiate trovato qualche idea utile da portare a casa con voi. Assolutamente!
E ricordate, gestire bene i soldi non è difficile, basta cominciare con piccoli passi, essere costanti e non arrendersi mai. Pian piano diventerà un'abitudine naturale per tutta la famiglia. Esatto. Allora, ci vediamo al prossimo episodio di Bravocast Italiano. Buon pomeriggio a tutti e a presto. A presto, amici! Continuate a studiare l'italiano con noi e ricordate, ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di nuovo. Buon pomeriggio a tutti